Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Bentornati sul nostro canale, amici miei. Spero che stiate tutti bene. Oggi conosceremo la vita della principessa Diana, una delle donne più amate della storia moderna. Ma questa non è solo una storia sulla famiglia reale. È la storia di una giovane ragazza che ha conosciuto il dolore molto presto, è entrata in una potente famiglia reale, è diventata madre, ha affrontato il dolore del cuore e, nonostante tutto, ha continuato a donare gentilezza al mondo. La vita di Diana è stata piena di bellezza, pressione, tristezza, amore e tragedia. Le persone non la amavano solo perché era bella. La amavano perché si prendeva cura degli altri, visitava le persone malate, confortava i bambini, ascoltava le persone sole, toccava la vita delle persone comuni in un modo davvero speciale. Per questo motivo, ancora oggi molte persone la ricordano come la principessa del popolo. Quindi restate con me fino alla fine, perché la storia di Diana può insegnarci molto sulla gentilezza, sul coraggio e sul potere di un cuore che sa prendersi cura degli altri. Parte 1. La ragazza timida dal cuore gentile. La principessa Diana nacque il 1 luglio 1961 nel Norfolk, in Inghilterra. Il suo nome completo era Diana Frances Spencer. Nacque nella famiglia Spencer, una famiglia britannica ricca e rispettata. Vista dall'esterno, la sua infanzia sembrava serena e confortevole. Viveva in una grande casa. La sua famiglia aveva una posizione importante nella società. La sua vita sembrava facile. Ma dentro casa le cose non erano sempre felici. Quando Diana era ancora una bambina, i suoi genitori ebbero seri problemi. La casa si riempì di tristezza e tensione. Diana era troppo piccola per capire tutto, ma sentiva che qualcosa non andava. Nel 1969 i suoi genitori divorziarono. Questo fece soffrire profondamente Diana. Era solo una bambina e improvvisamente la sua famiglia si era divisa. Come molti bambini, desiderava amore e sicurezza da entrambi i genitori. Ma ormai la sua casa non sembrava più la stessa. Questo dolore cambiò Diana. Alcune persone diventano più dure dopo aver vissuto momenti di tristezza, ma Diana diventò ancora più sensibile, capiva il dolore perché lo aveva provato anche lei. Da bambina, Diana era timida, tranquilla e gentile. Non era la ragazza più rumorosa. Non cercava di attirare l'attenzione, ma le persone notavano la sua gentilezza. Amava la danza, la musica, il nuoto, gli animali e i bambini. Quando era con i bambini
sembrava naturale e felice. Aveva un modo dolce e caloroso di far sentire gli altri al sicuro. A scuola Diana non era famosa per essere la studentessa migliore, ma era conosciuta come una ragazza amichevole e premurosa. Capiva le persone che si sentivano sole, non aveva bisogno di grandi parole. Il suo sorriso e il suo cuore gentile erano sufficienti. Nel 1975 il padre di Diana diventò conte Spencer. Da quel momento lei diventò Lady Diana Spencer. Questo titolo la avvicinò ancora di più all'alta società britannica, ma nel profondo Diana rimase semplice e gentile. Più tardi Diana lavorò con i bambini come assistente in un asilo. Non era un lavoro elegante, non era un lavoro da principessa, ma Diana lo amava, aiutava i bambini, giocava con loro, si prendeva cura di loro, li faceva sorridere. Questo mostrava chi era veramente. Per Diana la gentilezza non era mai una cosa da poco. Aiutare anche un solo bambino era importante. Nel 1977 Diana incontrò il principe Carlo per la prima volta. Era ancora molto giovane. Non sapeva che quell'incontro un giorno avrebbe cambiato per sempre la sua vita. Non sapeva che le telecamere l'avrebbero seguita ovunque. Non sapeva che un giorno milioni di persone avrebbero conosciuto il suo nome. A quel tempo era semplicemente Diana, una giovane donna timida, con un sorriso dolce e un cuore gentile. Ma lentamente il destino stava aprendo una nuova porta e Diana stava per entrare in un mondo di palazzi, fama, amore, pressione e storia. Parte 2. L'inizio della favola. Nel 1980 Diana incontrò di nuovo il principe Carlo. Era giovane, tranquilla e innocente. Carlo era già famoso perché era il futuro re della Gran Bretagna. Quando Diana iniziò ad avvicinarsi al mondo reale, la gente cominciò a notarla. Aveva un sorriso dolce, aveva occhi gentili, parlava in modo semplice e dolce. Sembrava diversa da molte persone che vivevano intorno alla famiglia reale. A Carlo piaceva il suo carattere tranquillo. Diana non cercava di impressionare nessuno. Sembrava naturale. Presto i giornali e i fotografi iniziarono a interessarsi a Diana. La sua vita privata cominciò a scomparire. Prima di allora viveva come una normale giovane donna. Lavorava con i bambini, passava il tempo con gli amici, le piacevano le cose semplici. Ma ora i fotografi aspettavano fuori da casa sua. I giornalisti volevano sapere tutto di lei. Questo fu difficile per Diana. Nel 1981 il principe Carlo chiese a Diana di sposarlo. Lei disse di sì.
la notizia fece il giro del mondo. La gente credeva che fosse una storia d'amore perfetta. Diana aveva solo 19 anni quando si fidanzò. Era giovane. Era piena di speranza. Credeva di stare entrando in un futuro meraviglioso. Ma la vita reale non era facile. Dopo il fidanzamento, Diana dovette imparare molte regole. Dovette capire la vita di palazzo, gli impegni pubblici e ciò che la famiglia reale si aspettava da lei. Non poteva più vivere come una giovane donna normale. Il 29 luglio 1981 Diana sposò il principe Carlo nella cattedrale di St. Paul a Londra. Milioni di persone guardarono il matrimonio in televisione. Diana indossava un bellissimo abito con uno strascico molto lungo. Agli occhi del mondo sembrava una principessa uscita da un libro di fiabe. La gente lo chiamò un matrimonio da favola, ma per Diana fu anche l'inizio di un viaggio difficile. Dopo il matrimonio diventò principessa del Galles. Improvvisamente era una delle donne più famose del mondo. All'inizio la gente amava la sua bellezza, ma lentamente cominciò ad amare anche il suo cuore. Diana sorrideva alla folla, stringeva le mani delle persone, visitava la gente, cercava di svolgere bene i suoi doveri reali, ma dentro di sé era ancora una giovane donna che cercava di capire la sua nuova vita. Voleva amore, voleva pace, voleva una famiglia felice, ma la vita a palazzo era molto diversa dal sogno che aveva immaginato. La favola era iniziata, ma dietro le bellissime fotografie Diana sentiva già la pressione, la solitudine e la paura, e presto la sua vita sarebbe cambiata di nuovo quando sarebbe diventata madre. Parte 3. Diana diventa madre. Nel 1982 la vita di Diana cambiò in un modo molto speciale. Diventò madre. Il 21 giugno 1982 Diana diede alla luce il suo primo figlio, il principe William. Le persone in tutta la Gran Bretagna erano molto felici. William non era soltanto il bambino di Diana. Faceva anche parte del futuro della famiglia reale. Un giorno avrebbe potuto diventare re, ma per Diana William non era soltanto un bambino reale, era suo figlio. Voleva amarlo come una madre normale. Voleva tenerlo tra le braccia, voleva abbracciarlo, voleva stargli vicino. La vita reale aveva molte regole. Nelle famiglie reali i bambini venivano spesso affidati alle tate e al personale, ma Diana voleva qualcosa di diverso, voleva stare vicino ai suoi figli. Non voleva che si sentissero soli. Ricordava la tristezza della sua infanzia. Ricordava come si era sentita quando la sua famiglia si era separata. A causa di quel dolore,
voleva che i suoi figli si sentissero amati, al sicuro e importanti. Diana portava spesso William in braccio anche in pubblico. Gli sorrideva, lo teneva vicino a sé, mostrava apertamente il suo amore. Per le persone comuni tutto questo sembrava naturale, ma nella vita reale era qualcosa di nuovo e diverso. La gente amava vedere Diana come madre, vedevano che non era soltanto una principessa con bellissimi vestiti. Era anche una donna affettuosa con un cuore pieno d'amore. Nel 1984 Diana diventò madre di nuovo. Il 15 settembre 1984 diede alla luce il suo secondo figlio, il principe Harry. Ora Diana aveva 2 figli, William e Harry. I suoi figli diventarono il centro della sua vita. Li amava profondamente. Voleva che avessero un'infanzia vera, non soltanto un'infanzia reale. Non soltanto una vita piena di palazzi e regole. Diana portava i suoi figli nei luoghi frequentati dai bambini comuni. Li portava nei parchi di divertimento, li portava nei ristoranti di fast food, li portava anche negli ospedali e alle visite di beneficenza. Voleva che conoscessero la vita reale delle persone, voleva che incontrassero persone di ogni tipo, non soltanto persone ricche, non soltanto persone potenti. Diana voleva che William e Harry capissero l'importanza della gentilezza, voleva che comprendessero il dolore degli altri, voleva che rispettassero le persone di ogni parte della società, insegnò loro che ogni persona ha valore, insegnò loro che l'amore è più importante di un titolo, del denaro o della posizione sociale. Ma mentre Diana diventava una madre amorevole, la sua vita privata diventava sempre più difficile. Il suo matrimonio con il principe Carlo non era felice come la gente pensava. Visti dall'esterno sembravano una coppia reale perfetta. Sorridevano davanti alle telecamere, partecipavano insieme agli eventi pubblici. Molte persone credevano che stessero vivendo un sogno. Ma dentro il palazzo Diana si sentiva sola, voleva amore, voleva sostegno emotivo, voleva sentirsi compresa, ma molte volte si sentiva sola. Anche la pressione della vita reale diventò molto pesante. I fotografi la seguivano ovunque. I giornali parlavano dei suoi vestiti, del suo viso, del suo corpo, del suo sorriso e persino della sua tristezza. Ogni piccola cosa diventava una notizia. Diana era giovane e sensibile. Questa attenzione continua la faceva soffrire profondamente, ma anche con tutto il suo dolore, Diana continuava a prendersi cura degli altri. A metà degli anni '80,
iniziò a dedicarsi sempre di più agli impegni pubblici. Visitava gli ospedali, visitava le scuole, visitava le organizzazioni di beneficenza. Incontrava bambini malati, persone anziane e persone che stavano soffrendo. Quando Diana incontrava le persone, non si comportava in modo freddo o distante. Si avvicinava, ascoltava, stringeva le mani, guardava le persone negli occhi. Questo faceva sentire le persone viste e importanti. Molti dicevano che Diana aveva un dono speciale, riusciva a far sentire importante una sola persona anche in mezzo a una grande folla. La sua gentilezza non sembrava falsa, veniva dal suo cuore. Alla fine degli anni '80 Diana stava diventando molto più di una principessa. Stava diventando un simbolo di cura, speranza e amore. La gente vedeva che era diversa dall'immagine tradizionale della famiglia reale. Era emotiva, era umana, era calorosa. Ma dietro il suo famoso sorriso, Diana continuava a combattere contro un dolore privato. Amava i suoi figli, amava aiutare le persone, ma dentro di sé cercava la pace. E presto la sua gentilezza avrebbe raggiunto ancora più persone in tutto il mondo. Parte 4. La principessa del popolo. Alla fine degli anni '80 Diana diventò molto più di una donna della famiglia reale. Diventò una voce per le persone che si sentivano dimenticate. A quel tempo molte persone pensavano che una principessa dovesse rimanere lontana dalla vita delle persone comuni. Credevano che una donna della famiglia reale dovesse sorridere, salutare con la mano, vestirsi elegantemente e seguire le regole. Ma Diana voleva fare di più. Non voleva essere soltanto un bel volto con abiti costosi. Voleva usare la sua posizione per aiutare le persone. Visitava ospedali, case per bambini, rifugi e centri di beneficenza. Incontrava persone malate, persone povere, persone sole. Persone che si sentivano ignorate dal mondo. Quando Diana le incontrava, non rimaneva lontana, si avvicinava, toccava le loro mani, ascoltava le loro storie, le faceva sentire umane. Questo era il potere speciale di Diana. Faceva sentire le persone viste e importanti. Nel 1987 Diana fece qualcosa di molto coraggioso. Visitò persone che vivevano con l'HIV e l'AIDS. A quel tempo molte persone avevano paura dell'AIDS. C'erano molte idee sbagliate sulla malattia. Alcune persone pensavano di potersi ammalare semplicemente toccando un paziente. A causa di questa paura, molti pazienti venivano trattati male, si sentivano soli, si vergognavano, si sentivano rifiutati.
Ma Diana mostrò al mondo qualcosa di diverso. Strinse la mano a un paziente con AIDS senza indossare guanti. Era un gesto semplice, ma diventò un messaggio molto potente. Diana stava mostrando che queste persone avevano bisogno di gentilezza, non di paura. Avevano bisogno di amore, non di essere rifiutate. Quel momento aiutò a cambiare il modo di pensare di molte persone. Diana non aveva bisogno di fare un lungo discorso. Il suo gesto diceva tutto. Tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, Diana continuò a sostenere molte cause. Aiutava i bambini, aiutava le persone senza casa, sosteneva i malati di cancro e le persone con gravi malattie. Aveva un posto speciale nel suo cuore per i bambini. Quando visitava i bambini malati, si sedeva accanto a loro. Sorrideva dolcemente, toccava le loro mani, li faceva sentire al sicuro. Per Diana la beneficenza non era soltanto un dovere reale, era qualcosa di personale. Poiché aveva conosciuto la tristezza, riusciva a capire la tristezza degli altri. Sapeva cosa significava sorridere fuori mentre dentro si soffriva. Per questo motivo la gente la amava ancora di più. Le persone vedevano che non era perfetta, era vera. Durante questo periodo i media seguivano Diana ovunque. Le telecamere aspettavano fuori da casa sua. I giornali scrivevano del suo matrimonio, del suo corpo, della sua moda e delle sue emozioni. L'attenzione diventò eccessiva. Era famosa in tutto il mondo, ma la fama non eliminava la sua solitudine. Il suo matrimonio con il principe Carlo diventava sempre più doloroso. Visti dall'esterno, sembravano ancora una coppia reale, ma dentro la loro relazione si stava spezzando. Diana voleva amore, sincerità e conforto, ma spesso si sentiva sola. Nonostante tutto, continuava ad aiutare gli altri. Questo è ciò che rendeva Diana così forte. Soffriva, ma continuava a donare amore. Era ferita dentro, ma continuava a cercare di guarire gli altri. Nel 1992 i problemi nel matrimonio tra Diana e Carlo diventarono pubblici. Il mondo cominciò a capire che la favola non era davvero una favola. Nello stesso anno Diana e Carlo si separarono ufficialmente. Fu un periodo doloroso per Diana. Era ancora una madre, era ancora una figura importante della famiglia reale. E il mondo intero continuava a guardarla. Ma Diana non scomparve. Lentamente diventò più forte. Cominciò a trovare la propria voce. Scelse di sostenere le cause che per lei erano davvero importanti. Diventò più indipendente. La gente la amava perché era umana. Mostrò che anche una principessa può provare dolore
Una principessa può piangere, una principessa può sentirsi sola. Una principessa può crollare, ma una principessa può anche rialzarsi. All'inizio degli anni 90 Diana non era più soltanto la moglie del principe Carlo. Era diventata forte e importante a modo suo, era diventata la principessa del popolo, non per la sua corona, ma per il suo cuore. Parte 5. Diana diventa più forte dopo il dolore del cuore. Nel 1992 Diana e il principe Carlo si separarono ufficialmente. Per molte persone fu una notizia scioccante, ma per Diana fu l'inizio di un nuovo e doloroso capitolo. Il suo matrimonio stava finendo, ma il mondo intero continuava a guardarla. I fotografi la seguivano ovunque. I giornali scrivevano continuamente della sua vita privata. Alcune storie erano vere, altre erano solo voci. E molte di quelle storie la ferivano profondamente. Diana viveva in un palazzo, ma non si sentiva libera. Nel 1993 prese una decisione importante. Disse che voleva ridurre i suoi impegni pubblici. Era stanca delle telecamere, stanca della pressione, stanca di essere giudicata ogni giorno. Aveva bisogno di respirare, aveva bisogno di tempo per guarire. Ma Diana non smise di aiutare le persone, diventò semplicemente più attenta nelle sue scelte. Scelse le cause che le stavano veramente a cuore. Voleva dedicare il suo tempo alle persone che avevano davvero bisogno di aiuto. Durante questi anni, Diana cominciò a trovare la sua forza. Prima era spesso sembrata timida e insicura, ma il dolore la cambiò, le insegnò che la sua voce era importante, sapeva che le persone la ascoltavano, sapeva che le telecamere la seguivano. Così decise di usare quell'attenzione per fare del bene. Nel 1995 Diana rilasciò una famosa intervista televisiva. Diventò uno dei momenti più importanti della sua vita. Per anni altre persone avevano parlato di lei, ma questa volta Diana parlò per se stessa, parlò del suo matrimonio, parlò della solitudine, parlò di quanto fosse stata difficile la vita nella famiglia reale. Molte persone furono sorprese dalla sua sincerità. Non parlava come una principessa perfetta. Parlava come una donna vera con il cuore ferito. E proprio per questo milioni di persone si sentirono più vicine a lei. Videro il suo dolore, ma videro anche il suo coraggio. Nel 1996 Diana e il principe Carlo divorziarono ufficialmente. Il suo matrimonio reale era finito. Perse il titolo di Sua Altezza Reale, ma la gente continuava a conoscerla come Diana, principessa del Galles. Alcune persone pensavano che il divorzio l'avrebbe distrutta, ma invece
Diana diventò più indipendente. Ora poteva scegliere la propria strada. Poteva decidere quali persone aiutare. Poteva decidere quale messaggio voleva dare al mondo. I suoi 2 figli, William e Harry, rimasero la parte più importante della sua vita. Diana voleva che crescessero con amore e gentilezza. Non voleva che conoscessero soltanto i palazzi e le regole reali. Voleva che capissero il mondo reale. Mostrò loro che le persone povere, le persone malate e le persone sole meritano tutte rispetto. Voleva che i suoi figli diventassero non soltanto uomini della famiglia reale, ma anche brave persone. Nel 1997 Diana si dedicò con grande impegno al lavoro umanitario. Una delle sue missioni più importanti fu aiutare le persone colpite dalle mine antiuomo. Le mine antiuomo sono armi nascoste sottoterra. Possono rimanere pericolose anche molto tempo dopo la fine di una guerra. Persone innocenti possono calpestarle. I bambini possono perdere la vita. Le famiglie possono essere distrutte. Diana voleva che il mondo vedesse questa sofferenza. Nel gennaio del 1997 visitò l'Angola. Camminò attraverso un campo minato che era stato bonificato indossando abiti protettivi. Le immagini di quel momento fecero il giro del mondo. Fu un momento molto potente perché Diana non parlava soltanto del dolore, era lì, vicino a quel dolore. Usò la sua fama per attirare l'attenzione sulle persone che vivevano lontano dai palazzi reali. Alcune persone la criticarono. Dissero che stava entrando in questioni politiche. Ma Diana credeva che aiutare persone innocenti non fosse politica, era umanità. Nell'agosto del 1997 visitò anche la Bosnia. Lì incontrò persone colpite dalle mine antiuomo. Ascoltò i sopravvissuti, confortò le famiglie e aiutò il mondo a vedere la loro sofferenza. A quel punto Diana era cambiata molto. Non era più soltanto la giovane donna timida che aveva sposato un principe. Non era più soltanto una moglie triste in un matrimonio difficile. Era diventata forte, indipendente, premurosa. Usava il proprio dolore per capire quello degli altri. La sua vita non era perfetta, ma il suo cuore era forte. Era stata ferita, ma continuava a donare amore. Era stata giudicata, ma continuava ad aiutare le persone. Aveva perso molte cose, ma aveva trovato la sua voce. Nel 1997 Diana desiderava una nuova vita, voleva pace, voleva uno scopo, voleva essere felice, ma purtroppo il mondo non sapeva che il suo tempo stava quasi per finire. Parte 6. Diana, Dodi e l'ultima notte. Nel 1997
Diana stava cercando di ricominciare. Aveva divorziato dal principe Carlo. Aveva più libertà dalle regole della famiglia reale. Voleva essere una madre amorevole, continuare il suo lavoro di beneficenza e trovare pace nella sua vita privata. In quel periodo Diana si avvicinò a Dodi Fayed. Dodi era il figlio di Mohammed al-Fayed, un ricchissimo uomo d'affari egiziano. La sua famiglia era legata a famose attività, tra cui l'Hotel Ritz di Parigi. Durante l'estate del 1997, Diana trascorse del tempo con Dodi e la sua famiglia. Viaggiarono su uno yacht di lusso nel Mediterraneo. Per Diana quel periodo sembrava diverso, sembrava rilassata, sorrideva, rideva, sembrava godersi un po' di libertà. Ma presto i giornali iniziarono a interessarsi molto alla loro relazione. I fotografi seguivano Diana e Dodi ovunque. La gente voleva sapere se Diana avesse trovato di nuovo l'amore. Era una relazione seria? Si sarebbero sposati? La verità è che la loro relazione era ancora nuova. Nessuno può sapere con certezza quali fossero i progetti di Diana per il futuro. Alla fine di agosto del 1997, Diana e Dodi arrivarono a Parigi dopo aver trascorso del tempo su uno yacht. Avevano intenzione di fermarsi lì prima di andare a Londra. La sera del 30 agosto andarono all'Hotel Ritz, ma fuori dall'hotel i fotografi li stavano aspettando. Diana e Dodi volevano un po' di privacy. Non volevano che un altro momento privato diventasse una storia sui giornali. Dopo mezzanotte, nelle prime ore del 31 agosto, lasciarono il Ritz, salirono su una Mercedes nera. Henry Paul, l'autista di Dodi, guidava l'auto. La guardia del corpo di Dodi, Trevor Rhys-Jones, era seduta sul sedile anteriore del passeggero. Diana e Dodi erano seduti dietro. L'auto si diresse verso l'appartamento di Dodi. I fotografi li seguirono. La situazione diventò tesa. Pochi minuti dopo, l'auto entrò nel tunnel del Pont de l'Alma a Parigi. Poi avvenne l'incidente. Fu terribile. Dodi Fayed morì. Anche Henry Paul morì. Trevor Rhys-Jones rimase gravemente ferito, ma sopravvisse. Diana era ancora viva dopo l'incidente, ma le sue ferite erano molto gravi. Fu portata in un ospedale di Parigi. I medici cercarono di salvarla, ma non ci riuscirono. La principessa Diana morì il 31 agosto 1997. Aveva solo 36 anni. Quando la notizia si diffuse, il mondo rimase sconvolto. La gente non riusciva a crederci. Diana era giovane, era amata, aveva 2 figli, aveva dei sogni
e improvvisamente non c'era più. In Gran Bretagna le persone portarono fiori, candele, biglietti e lettere davanti ai palazzi reali. I fiori formarono come un mare. Le persone piangevano per le strade. Molte di loro non avevano mai incontrato Diana, ma si sentivano legate alla sua gentilezza. Ricordavano come toccava le persone malate senza paura. Ricordavano come abbracciava i bambini. Ricordavano come faceva sentire importanti le persone dimenticate. Il 6 settembre 1997 si tenne a Londra il funerale di Diana. Milioni di persone lo guardarono in televisione. Uno dei momenti più tristi fu vedere William e Harry camminare dietro la bara della loro madre. In quel momento non erano soltanto due principi, erano due giovani ragazzi che dicevano addio alla loro mamma. Diana fu poi sepolta ad Althorp, la tenuta della sua famiglia. Ma la sua storia non finì con la sua morte. La sua gentilezza continuò a vivere, il suo messaggio continuò a vivere. Diana cambiò il modo in cui molte persone vedevano la famiglia reale. Mostrò che una principessa poteva essere calorosa, umana e vicina alle persone. Mostrò che la vera bellezza non si trova soltanto in un bel viso o in una corona. La vera bellezza è la gentilezza, il coraggio e un cuore che si prende cura degli altri. La vita della principessa Diana fu breve, ma il suo impatto fu enorme. Ancora oggi le persone la ricordano, perché alcune persone lasciano questo mondo, ma il loro amore rimane. L'amore di Diana vive ancora nel cuore di milioni di persone. Questa era la storia della vita della principessa Diana. La sua vita non fu perfetta. Affrontò dolore, solitudine, pressione e sofferenza, ma non perse mai la sua gentilezza. Faceva sentire le persone viste, faceva sentire le persone rispettate, faceva sentire le persone amate. Per questo motivo, la principessa Diana sarà sempre ricordata come la principessa del popolo. Grazie per aver guardato tutta la storia. La parola italiana di oggi è la gentilezza. Significa kindness, cioè essere gentili e premurosi con gli altri. Scrivete nei commenti una semplice frase usando la gentilezza. Per esempio, Diana mostrava gentilezza verso tutti. Oppure, la gentilezza può cambiare il mondo. E ditemi anche perché secondo voi le persone amano ancora oggi la principessa Diana. Scrivete la vostra risposta nei commenti. Se questa storia vi ha aiutato a praticare l'ascolto in italiano, iscrivetevi a Italiano Tales per altre semplici storie in italiano e storie di vita che possono ispirarvi. Continuate ad ascoltare, continuate a imparare e ci vediamo nella prossima storia. Happy learning!
If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.